Luccanauti, always on the scene. Luccanauti, interview behind the scenes. We're roaming around, steering the town. Lucca Comics, always on the round. Luccanauti, oh yeah, what you gonna say? Radio impronta digitale, rocking all the way. Radio Impronta Digitale, io sono Fab Luccanauti e sono qui con Stuart Turton, l'abbiamo appena intervistato al Press Café, adesso facciamo una piccola chiacchiera. Stuart, tu hai portato come detective un tuo riferimento personale nel tuo personaggio molto particolare, ci puoi dire un po' di più? Could you talk about the particular character of the detective in your book? Yeah, it's based on my daughter. So my daughter, it just will ask questions of anybody and everybody, the rudest, the most personal questions you could ever imagine. So I needed a detective, I needed someone who would do that. My daughter was right there, 6 years old. I had to make her into a sort of 25-year-old adult, but like, yeah, she's based on my daughter. Ok. Sì, ha detto appunto che il detective principale del libro è basato sulla figura di sua figlia, che ora ha 6 anni, anche se lui l'ha dovuta traslare in una donna di 25, gli piaceva appunto che ci fosse un personaggio che facesse domande dirette, anche molto forti, molto inappropriate in alcuni momenti, e quindi si è basato su sua figlia. Ci dicevi che il libro ha avuto una lavorazione abbastanza problematica, insomma ci hai lavorato parecchio, hai dovuto forse cancellare un po', come è andata? You have some pretty complicated writing about the book, you have to discharge something, you have some problems you want to talk about? Yeah, it is quite complicated, but thanks for pointing that out. I'm having flashbacks now, like PTSD. I actually ended up throwing away the first version of this book. So I wrote 130,000 words. It was a great idea in my head, but it did not work. It wasn't fun for readers, it was only fun for a writer. And I think other writers would have enjoyed it, but the readers wouldn't. So I threw it away and I started the book entirely from scratch. I didn't use a single word of that draft. But because it is a book it's a murder mystery with a sci-fi element, and you have to get those pieces right. You have to make sure that it is a proper murder mystery with sci-fi bits, not a sci-fi book with loads of little murder mystery bits. So getting those two to work together, that was the hardest thing. La parte più difficile è che lui aveva, in realtà la prima versione di questo libro è stata scartata praticamente integralmente, nonostante lui avesse già scritto 1300 parole, e quindi ha ricominciato proprio da zero. Ma la cosa che più gli premeva era che fosse divertente soprattutto per il lettore, perché si è reso conto quando l'aveva scritto che per uno scrittore sarebbe stato molto divertente, ma non se lo sarebbero goduti altrettanto i lettori, e quindi ha ricominciato da capo, e quindi è stato molto complicato ma bello. Come hai regolato il limite o il confine tra storia, mystery e science fiction? Mm-hmm. How do you regulate the boundaries from science to mystery? Sorry, I didn't quite hear. How do you regulate the boundaries to not be too scientific? It's hard, it's really hard. What I tend to do is I write it all. So I write a big first draft that has all the ideas. And then once I've got everything down on paper, I start to trim it down. I start to cut back to what's really important. Like, where are my characters? What are they thinking? What are they feeling? If I've spent 3 pages explaining something that's science fiction that happened 100 years ago because it's cool, I take that out. The reader doesn't need that anymore. Their imaginations can do that job better than I can do it. So it's just a process of drafting and redrafting and editing. Usually there's at least 10 to 15 drafts of my book, and they're usually massively re-edited. Sta dicendo che all'inizio lui scrive all'inizio subito la prima stesura, in modo da avere un po' il progetto completo, e poi è continuamente un lavoro di riscrittura e di taglio e di scartare tutte le parti, perché si rende conto che per non sfociare troppo nello scientifico, mantenere l'alone di mistero, appunto lui magari scrive per 3 pagine di qualcosa scritta di 100 anni fa, e poi si rende conto che l'immaginazione del lettore avrà una grande parte di partecipazione in questo, e quindi continuamente lui scarta e riscrive e cerca di assottigliare il progetto, e veramente è un processo che gli richiede molto tempo, però la riscrittura.
Ultima domanda, tu hai costruito un setting molto particolare perché effettivamente dal titolo L'ultimo omicidio, alla fine del mondo, noi abbiamo una fine del mondo che circonda l'isola dove si svolge la storia, che in realtà sembra un posto idilliaco. Come hai giocato l'idea di creare un omicidio in cui probabilmente nessuno apparentemente avrebbe motivo di uccidere, e se hai avuto un messaggio condizionato dal presente e che volevi tu portare sul presente che stiamo vivendo? So you have built a setting about the end of the world as a very peculiar type of world. How do you write it down? What was the feeling that you wanted to enjoy in this writing? And did you have a message put in the story? It actually started off being more mechanical than message. The thing I wanted to do was, I'd already written, my first book was a locked house mystery, my second book was a locked boat mystery. So I wanted to enclose my characters, so I came up with a locked island. But how do you stop people from leaving an island? And my demented answer was that there was nowhere for them to go, that if they left the island, this invisible fog would kill them. Which then begged the question, had the invisible fog killed everybody else? And the answer was like, yes. And then that was the first time I knew that I was writing a dystopian novel. It was the end of the world novel. That's how I came upon it, and then I just had to commit to it. So that's what it was really started from. Allora dice, ha iniziato in maniera molto meccanica perché comunque aveva scritto il primo libro dove tutti i suoi personaggi erano comunque rinchiusi in una casa, il secondo invece erano su una nave e quindi nel terzo appunto si trovano in un'isola, ma la prima domanda che lui si è posto è come fai a non fargli lasciare l'isola? E la risposta è stata perché lì è l'unico posto dove si sopravvive, tutti gli altri sono morti, cioè, ma è stato lì che ha realizzato che sì, al di fuori dell'isola la nebbia ha ucciso tutti quanti e quindi è stato un po' quello l'escamotage e solo allora si è reso conto che stava scrivendo un romanzo distopico. The terrifying part is about what I do next now. I have to do like a locked space station mystery or something. Dal punto di futuro ora si sta chiedendo dove li potrò rinchiudere nel prossimo libro e quindi ci sta valutando una stazione spaziale. Beh, intanto tu stai per andare a un evento in cui sarai chiuso insieme a R.L. Stein, sei carico e quali sono le tue aspettative? You're going to be locked with Stein in an event. What was your expectation for this? Oh, it'll be great. I met him very briefly yesterday. He's a really lovely guy. I've told the story a few times, but my entire family moved to Canada when I was 10 years old. And I had no friends. Like, I just left the place I knew, gone to a completely new place. I was very shy, had no friends, and I started reading his books. Like, his books were there, they were everywhere. And I read them and they were my friends. Horrifying, terrifying friends who all died. But like, they were my friends, so I'm gonna go and say thank you to him for that, because that's what he gave me. He made a lonely boy a little bit less lonely for a couple of years. Ha detto è molto emozionato, anche se l'ha incontrato brevemente già in precedenza in questi giorni, perché lui racconta spesso questa cosa, e lui quando aveva 10 anni la sua famiglia si sono trasferiti dall'Inghilterra in Canada e appunto lui era un bambino molto solo perché non aveva amici e si è messo a leggere appunto i libri dei piccoli brividi di Stein e sono diventati suoi amici, degli amici un po' terrificanti e abbastanza inquietanti, però comunque l'hanno aiutato tanto. Insomma, questi incroci inaspettati sono un po' le magie che crea Lucca. Meeting people you don't expect to meet. And it's the magic of this job as well, because I grew up reading these amazing books that inspired me to be a novelist. And now that I get to do the job, I get to meet these people and I get to sort of pick their brains and ask them questions and be excited by them. So yeah, every single time I do this, I meet somebody who is wonderful, and it's just the best job. Cioè, la cosa magica anche di questo lavoro, non solo della manifestazione, perché riesce ad incontrare quelli sono stati gli autori che poi lo hanno portato con il loro lavoro a scrivere i suoi libri e poterci parlare da pari a pari e veramente indagare anche i meccanismi del loro cervello, è la cosa che lo emoziona di più e lo fa essere più felice di essere qui. Allora, grazie mille. Buon incontro. Thank you very much. Ciao.